Il serpente non è mai caduto, è stato sepolto. C'è un momento nella storia di ogni civiltà in cui qualcuno decide cosa sia sacro e cosa è immondo. Quel momento non è teologia, è politica, e il segno di quella politica lo troviamo scritto nel DNA. Una doppia spirale con due serpenti intrecciati che danzano nel buio di ogni cellula del tuo corpo. La biologia molecolare lo sa dal 1953. Gli iniziati lo sanno da prima che esistesse la parola scienza. Non si tratta di una coincidenza né tantomeno di una metafora. Si tratta di memoria, una memoria così antica da essere scritta nella carne. E l'ego ha ereditato l'amnesia come unico scudo contro l'immensità del proprio codice. Fino al 1985 Jeremy Narby fu un antropologo abituato a osservare il mondo con un radicale distacco. Catalogava le credenze altrui senza mai rischiare di crederci. E quando è andato in Amazzonia a studiare gli sciamani, il suo intero sistema è crollato. Si è accorto che le forme descritte da millenni nelle visioni sciamaniche con l'ayahuasca avevano un'architettura precisa. Serpenti luminosi, scale intrecciate, fili che si avvolgevano su se stessi nel buio. La stessa architettura del DNA osservato al microscopio elettronico. Narby ha guardato quelle descrizioni ed erano la stessa cosa. Non simili. Esattamente la stessa identica cosa. Come fa una cultura senza microscopi, senza laboratori, senza la parola molecola? Come fa a vedere dentro la cellula? La risposta degli scienziati è stata il silenzio. O peggio, il sorriso di chi ritiene che la domanda abbia già avuto risposta. Narby non si è accontentato di quel sorriso. Le culture sciamaniche non parlano del serpente come simbolo, lo trattano come un interlocutore, come un'entità con cui si entra in comunicazione, una intelligenza non umana, non animale che abita la struttura stessa della vita. Hadith, il punto che si muove, il serpente che dorme arrotolato nel cuore della materia. Crowley lo sapeva, non per pura teoria, ma per esperienza diretta. L'iniziazione non è l'acquisizione di informazioni, è il momento in cui smetti di leggere la mappa e riconosci di essere già nel territorio. Lo sciamano che beve l'ayahuasca nella foresta amazzonica, il mago che traccia il suo cerchio nel buio, il monaco che recita il nome finché il nome smette di avere senso. Metodi diversi, una singola discesa. E c'è sempre la stessa intelligenza ad aspettarli. In un fondo che non è mai stato vuoto. I segni di questa intelligenza emergono ovunque si cerchi di documentare l'architettura del reale. Alan Moore li ha ricalcati traducendo in immagini ciò che Narby ha trovato nel codice. Nel 32esimo sentiero dell'albero della vita c'è una figura che danza. Una donna di luce avvolta da un serpente immenso. Ai quattro angoli il toro, il leone, l'aquila e l'uomo. I quattro elementi, i guardiani della soglia. Moore non illustra un fumetto, sta ricalcando un codice biologico consegnato agli iniziati millenni prima che la scienza gli desse un nome. E Crowley, che quel codice lo aveva vissuto nel 1904, cita Jung nei suoi commenti al libro della legge. Non con reverenza mistica, ma con la precisione di chi riconosce un collega che ha trovato la stessa porta da un'altra direzione. Il caduceo di Hermes, 2 eliche, un asse centrale, 4 lettere chimiche come 4 guardiani. Il simbolo della medicina moderna usato ogni giorno da persone che hanno dimenticato cosa significhi davvero. La struttura esatta del tuo DNA. Qualcuno o qualcosa ha lasciato le istruzioni nella forma stessa della vita e le ha nascoste nell'unico luogo in cui non avreste mai guardato, dentro di voi.
C'è una costante che attraversa la storia e la biologia. Gli sciamani la chiamano madre delle piante. È la firma tecnica di ciò che anima la vita. Un segnale che non ha bisogno di traduzioni per essere vero. Oceani di distanza, millenni di silenzio, eppure descrivono la stessa struttura, la stessa doppia elica di luce. La coincidenza non sopravvive ai numeri, rimane una sola via. Narbi ha smesso di essere un antropologo quando ha iniziato ad ascoltare il codice anziché le opinioni. Gli sciamani non vedono il DNA. È il DNA che usa gli sciamani per vedere se stesso. Entrare nel fiume esige l'abbandono della riva. Narbi ha smesso di prendere appunti ed ha iniziato a bere. Là dentro non ha trovato il suo inconscio e non ha trovato simboli culturali riorganizzati dal cervello. Ha trovato serpenti fluorescenti lunghi 15 metri che gli parlavano senza usare alcuna parola. E gli hanno detto una cosa sola, che lui era soltanto un essere umano. Quella frase ha fatto crollare 30 anni di formazione accademica in meno di un respiro. E poi ha alzato lo sguardo e ha visto un pianeta tutto bianco che emetteva luce propria nel buio. Non era la Terra, non era nessun luogo che conosceva, era qualcosa che non aveva bisogno di parole. Il DNA emette fotoni, luce reale, misurabile, costante. Gli iniziati la chiamano luce astrale da millenni. È il mago che traccia il suo cerchio nel buio, che dà comandi diretti al serpente usando l'unica lingua che esso comprende. Lo shock, il simbolo, la vibrazione. Non sta pregando, sta intercettando il segnale. E poiché questa frequenza è ovunque, percepirla richiede la resa alla definizione. La forma tridimensionale riposa intatta sotto la superficie piatta del mondo visibile. Come in uno stereogramma, la profondità emerge solo nel cedimento dello sguardo. Quando la tensione visiva si allenta, il fuoco slitta dal simbolo al codice che lo genera. La coerenza produce la profondità. Il serpente diventa la lente esatta attraverso cui l'universo mette a fuoco se stesso. Il mago non fugge dalla materia. Non ha bisogno della giungla né delle informazioni indotte per ricordarsi chi è. L'alta magia è l'arte di guardare il muro di questa stanza, il tuo respiro, il tuo stesso sangue, e riconoscere l'intelligenza che li sta scrivendo in questo esatto momento. Tu non sei un corpo che ospita un'anima, sei un'informazione antichissima arrotolata su se stessa, che sta usando il corpo per fare esperienza del tempo. Il serpente è già sveglio e sta solo aspettando che tu impari a leggere. Amore è la legge, amore sotto la volontà.